Spesso incontriamo il nostro destino nella via che si era presa per evitarlo. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Voglio fare un breve accenno al post in community con la foto dell'albero, perché la frase diceva: quando le porte della percezione si apriranno, tutte le cose appariranno come realmente sono, infinite. Aprendo le porte della percezione, riusciamo a vedere le cose in modo differente. Quindi anche un tronco d'albero apparentemente spettrale lo vediamo per quello che è, meraviglioso. Poi la possibilità di poterlo anche attraversare mi ha reso l'idea di infinito. Questo è. Ma adesso focalizziamoci sul destino. Poi a fine stesa rispondo anche ad una tua domanda con gli arcani maggiori, più un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei tre mazzi e vediamo il tuo destino da 0 a 100. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Prepariamo i tre mazzi per questo video, questo interattivo, da titolo Il tuo destino da 0 a 100. Questo titolo me l'ha ispirato una frase di Schopenhauer che dice: il destino mescola le carte e noi giochiamo. E sapete che è un interattivo, come tale va considerato. Se non fa riferimento, non risuona con la vostra situazione, lasciatelo pure andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra un mese, 2 mesi, anche un anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Oggettini, abbiamo il lapislazzuli per la variante numero 1 che rappresenta la saggezza, infinito per la variante numero 2 che io considero un po' come se fosse il nastro del destino. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il quarzo rosa che rappresenta le emozioni. Focalizzatevi bene su una delle 3 varianti oppure sulle pietre, gli oggettini, come preferite voi. E andiamo a vedere il tuo destino da 0 a 100. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Lapislazzuli, iniziamo con te. Suerte, lapislazzuli, per te. Andiamo un po' a vedere i tarocchi da 0 a 100. A fine stesa poi ti chiederò di pensare ad una domanda per darti una risposta secca con un doppio mazzo di arcani maggiori e un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti in quel momento. Parliamo di te adesso. Penso che in questo momento potresti sentirti particolarmente connesso o connessa con la lettera G o tantissime lettere G, D, I, B, lettera S, P, U e lettera C. 4 numeri che potrebbero ricordarti un qualcosa, magari una data, un numero di telefono, oppure vedi ripetersi spesso, potrebbero essere anche numerini fortunati. 34, 51, 61 e 18. 34, 51, 61 e 18. E adesso andiamo a parlare di te, lapislazzuli, e vediamo questo destino da 0 a 100.
Vediamo un po' chi è il lapislazzuli. Beh, lapislazzuli, sei di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Chi è il lapislazzuli? È un qualcuno che in questo momento deve intervenire per andare a sistemare un qualcosa, perché lo vedo di qua. Sei una persona che potrebbe avere nella vita o nel suo lavoro, in quello che fa, un ruolo importante di responsabilità, oppure hai anche la responsabilità per altre persone, quando hanno bisogno vengono a cercare te, sei un po' un punto di riferimento, nonché penso che tu faccia comunque un lavoro di responsabilità. Di recente c'è un qualcosa che è cambiato, o se stiamo facendo magari riferimento al passato, perché la domanda è il tuo destino da 0 a 100, penso che in questo momento siano cambiate molte cose con rispetto a quello che era il tuo passato, o stanno cambiando. È possibile che tu abbia a che fare con una persona un po' manipolatrice, che fondamentalmente non è cattiva, vuole solo un po' imporre la sua volontà, se vogliamo, Un qualcuno che potrebbe anche essere un datore di lavoro o comunque che ha a che fare con te, vuole un po' imporre la sua volontà, e questo, spesso è un po' fonte di preoccupazione per te, e, devi considerare che, alcune persone, perché dicono che, alla fine bisogna prestare attenzione al carattere, perché diventa un po' il nostro destino. Alcune persone, si comportano così non perché ce l'hanno con te, oppure, perché appunto vogliono farti del danno, semplicemente è perché sono un po' fatte così. E io vedo che qui tu ti stai relazionando probabilmente con una persona di questo tipo. Sei un qualcuno, lapislazzuli, che si lascia ispirare molto da quello che è il suo istinto, il suo pensiero. Potresti essere una persona, guarda, l'avevo appena detto, lasciarsi ispirare, e mi è uscito qua. Sei una persona che ha sicuramente la capacità di canalizzare le proprie energie, riuscire ad ottenere determinate cose che vuole, semplicemente con la tua forza di volontà, io vedo. Tante volte ti trovi a dover fare una scelta, vedi, questa è la carta della ruota della fortuna, non a caso ti ho detto quella cosa prima, e quando si tratta di fare delle scelte, tu sei un qualcuno che ha la capacità proprio, ecco, di riuscire anche a fare una scelta giusta in funzione di quello che è un po' il tuo pensiero, e sei anche molto astuto o astuta, e questo è positivo. Qua il lapislazzuli secondo me arriva da un passato poco felice, insomma, è come se tu avessi sperimentato dei momenti difficili che sono stati per te come''esperienza, guarda. Ci siamo fatti un'esperienza
e in funzione di questa adesso riusciamo a vedere luce anche dove non c'è. Mi piace il lapislazzuli, E non a caso, guarda, qui abbiamo queste due carte che ci dicono che tu è come se fossi un po' il punto di riferimento anche per altre persone, hai un lavoro di responsabilità, guarda, sono uscite una sull'altra e simboleggiano un po' la stessa cosa. Qui abbiamo un'imperatrice, l'imperatrice è la persona realizzata, è la persona che sa cosa vuole nella vita, dove vuole arrivare e ci arriva perché ha la giusta dose di calma ed equilibrio. Qui è una carta che parla di calma ed equilibrio per ottenere quello che vuole lapislazzuli. Ti vedo ogni tanto un po' sacrificato e sacrificata per qualcosa. Qui c'è una carta che ci parla un po' di sacrificio per il lapislazzuli. E vedendo questa carta, la frase cadi 7 volte ma rialzati 8, mi viene proprio naturale dirtela, è un proverbio giapponese. Cadi 7 volte ma rialzati 8, lapislazzuli. Non ho bisogno di dirtelo perché tu già sei così, Cosa posso ancora dirti di te? Queste le utilizziamo per vedere il destino. Ti dico che nonostante tu possa sentirti alle volte un po', questa è una carta che parla di sentirsi legati, incatenati, non riuscire magari ad esprimere o a essere completamente se stessi perché c'è un qualcosa che ci vincola un po', ma non dovrebbe essere il caso tuo, perché te l'ho detto, sei un'imperatrice o anche un imperatore, se stanno guardando gli uomini. È vero che hai un ruolo di responsabilità in questo momento. Vivitelo più serenamente. Viene da dirti questo, vivitelo più serenamente. Ti vedo solo o sola, lapislazzuli, con questa carta qua. Forse solo nel prendere, se non sei solo, perché questo è un interattivo che vale per tante persone, sei solo a dover prendere determinate decisioni. O ti senti solo nel farlo. Comunque penso che tu sia solo. E anche se sei solo, le capacità non ti mancano per riuscire ad emergere. C'è un po' questo passato che torna un po' a intrufolarsi come se non fosse stato completamente metabolizzato. E sarebbe ora di farlo, Sogna, lapislazzuli, questa è una carta che parla di sogni. Non soccombere al peso delle responsabilità che hai. Permettiti di sognare, questa carta te lo dice, perché io penso che tu abbia un sogno e anche la capacità di realizzarlo, se vuoi. Il passato è passato, guardiamo al futuro. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Potrebbe essere anche un momento di grande successo per un qualcosa, perché qua abbiamo la carta del sole, con questo imperatore, qui c'è uscito l'imperatore e l'imperatrice, quindi significa che tu per un qualcosa puoi sentirti veramente fortunato o fortunata
E parliamo di destino adesso, vediamo cosa ci dice questo mazzo, questo destino. Vedi, l'avevo appena detto prima. 5 di spade e 10 di spade. Qui c'è un passato da lasciare andare, un qualcosa, c'è un ciclo che tu devi chiudere. E se non l'hai ancora fatto, fallo, perché è un po' questo che secondo me ti limita, eh. Abbiamo qui nel tuo destino sicuramente la necessità di chiudere con un passato che ti limita, vedi, ti porta anche a proteggerti, a trattenerti, mettila come vuoi, insomma qua è necessario lasciare andare, eh. Cosa c'è nel tuo destino da 0 a 100? Innanzitutto io qua ci vedo, una passione per un qualcuno, che tu puoi avere o avrai, quindi qua significa che o siamo innamorati, appassionati anche di un qualcosa, non necessariamente deve essere una persona, può essere anche una passione per un qualcosa. E con questa carta della stella in sé, sicuramente questo sogno di cui ti parlavo prima, che va a realizzarsi. Guarda, la carta del sole era uscita qui e c'è di nuovo uscita qua. Lapislazzuli. Tu devi solo manifestare e lo sai fare questa cosa che vuoi. Mettiti al lavoro, fallo, perché qui le carte dicono proprio questo, va a manifestarsi un qualcosa che tu hai preparato, lo stai preparando, ci stai lavorando, mettila come vuoi. E il 3 di coppe mi indica anche una celebrazione, un successo, ma guarda, non a caso l'8 di coppe cosa indica? Che è necessario prima chiudere un ciclo, cambiare un qualcosa, cambiare anche strada, se vogliamo con l'8 di coppe a malincuore, perché sotto certi aspetti continuiamo a rimanere legati al nostro passato per un qualcosa, è dall'inizio che lo dico, per celebrare finalmente un successo, stare bene, essere anche coinvolti. Qui parlano, è possibile che ci stiano dicendo che tu tra non molto potresti anche essere invitato o invitata a partecipare a un evento, un qualcosa. 3 di coppe significa anche quello. Vediamo destino. Allora, se sei sola o solo, non pensare di continuare ad esserlo per sempre, perché io qua con questo imperatore vedo per te una persona che ti appoggerà, e se invece c'è già, continua a farlo. Continuerà a farlo, ti appoggerà anche se tu sotto certi aspetti potresti essere diffidente di questa persona. Perché? È un qualcuno che viene per appoggiarti. Probabilmente le carte qua ci stanno indicando che tu potresti magari non essere pronta o pronto, o se questa persona c'è già, qui si tratta di scendere a compromessi per un qualcosa. Quindi nel tuo destino è previsto questo imperatore o un'imperatrice, convertite voi il senso della carta, un uomo, una donna, che è come
se tu fossi nei suoi confronti anche un po' diffidente, perché c'è un qualcosa che vedi che magari non ti convince completamente. Comunque posso dirti che con questo 7 di coppe e la forza nel tuo destino è necessario portare avanti un una di queste coppe, mettiamola così. Cosa vuol dire? Che c'è un progetto che tu hai e le carte ti dicono: "Persevera con questa forza", perché è un po', vedi questo 9 di denari, cioè se vuoi stare bene, se vuoi sentirti, ehm, a tuo agio, bene, felice, contenta, il 9 di denari è una carta proprio di, mhmm, raggiungimento di un qualcosa che, mh, ci fa stare bene. Ehm, Qui è necessario perseverare e lo raggiungiamo. Potrebbe anche far riferimento a un lavoro, perché qui volendo, se non è un rapporto con una persona, potrebbe anche far riferimento a un lavoro che diventa una certezza per te. Vediamo un po' questo destino. Qua ci sarà più avanti, o meglio, nel tuo destino è previsto proprio un cambiamento di inaspettato, perché abbiamo questa torre e siamo della serie di nuovo, cadi 7 volte ma rialzati 8, come dice il proverbio cinese. Ci sarà un fatto, inaspettato, che, è possibile, ricollegandomi a quello che abbiamo visto prima, che sia proprio la volta buona dove tu vai a mettere, un punto definitivo a quello che poteva essere il tuo passato. E ce la facciamo, riusciamo finalmente a chiudere questo ciclo, qui te l'ho già detto prima, non sto a ripetermi, abbiamo successo, ma allo stesso tempo è come se questo successo ci comportasse, di sentirci, ecco, con questo 3 di spade un po', sofferenti magari per un qualcosa che comunque è stato necessario lasciare andare. Nel tuo destino, ti parlavo all'inizio di passione, e qua ce la vedo, farai un è previsto che tu faccia un lavoro che ti appassiona molto. Regina di denari qua, con questo diavolo. Oppure questo lavoro è talmente così, importante per te, o di responsabilità, come ti dicevo all'inizio, che potrebbe provocarti anche alla lunga un po' di ansia, qualche piccolo disagio. Sei, con questa regina di denari, o sarai una persona, ehm, realizzata lavorativamente parlando, anche se questa realizzazione potrebbe portarti comunque alla lunga, un po' di così, ansia per un qualcosa. C'è la carta del diavoletto lì, lapislazzuli, il tuo destino da 0 a 100. Non sarai sola o solo, c'è una persona che ti appoggia, è un qualcuno che, nonostante la tua diffidenza, continuerà a starti
vicino. Mm? E qualcosa che andrà a cambiare radicalmente con rispetto alla situazione attuale, perché lo vedo di qua, ma tu sei una persona che ha comunque dalla sua parte la certezza che questi progetti che tu hai fatto o che farai, per me ci sono già nella tua testolina, uno in particolare andrà in porto con questo 9 di denari con grande soddisfazione. Può essere uno o più di uno, ma sarà comunque necessario qui, con questa torre, mettere un punto, una fine, un cambiamento drastico e repentino, mettila come vuoi, ad una situazione. Questo è quello che io vedo nel tuo destino. E con una ci mettiamo la firma. Lapislazzuli. È possibile che tra non molto, qua io questo cavaliere di bastoni ci vedo un corteggiatore o una corteggiatrice per te. Un qualcuno con un bello sguardo, affascinante, qualcuno che potresti o conoscere nei mesi invernali o averlo già conosciuto, qualcuno che potrebbe magari avere a che fare anche col tuo lavoro, o più che con il lavoro, io qua ci vedo una persona che potrebbe aver fatto o farà, scusami, un qualcosa per te, che non necessariamente potrebbe essere un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma non per tutti, andrà a fare un qualcosa per te e nonché anche a corteggiarti. E questo era per te. Lapislazzuli, questo destino da 0 a 100. Sai, con questo 8 di coppe viene da dirti una frase che spesso incontriamo il nostro destino nella via che si era presa per evitarlo. Anche perché è come se nel tuo destino fosse previsto proprio un cambiamento abbastanza importante. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca con un doppio mazzo di arcani maggiori, un sì o un no per il lapislazzuli, vediamo. Pensa a questa domanda e vediamo cosa ti dicono. Sono un po' distrutti questi arcani maggiori, Per il lapislazzuli, un sì o un no? Vediamo. La ruota, la papessa e l'imperatore. Guarda, l'imperatore c'era già uscito in tutte le salse nella stesa precedente. Qui la risposta è un sì. E ti spiego anche il perché. Non a caso questa carta parla proprio di trasformazione e cambiamento. Quello che ti dicevo prima, la ruota gira. E gira anche per il lapislazzuli,
Qui abbiamo una papessa. Grazie a delle decisioni prese anche con intelligenza, seguendo anche l'intuito, se vogliamo, riusciamo ad arrivare a una certezza. Vedi, qui l'imperatore, che è la carta della certezza, sta guardando la papessa. E allora torno a dirti, mi ripeto, che spesso incontriamo il nostro destino nella via che si era presa per evitarlo. Lapislazzuli è un sì per te. Messaggio di scrittura automatica. Vediamo cosa mi viene da dirti. Per il lapislazzuli prendiamo il foglio. Hai una bella borsa o borsetta piena di tante cose. Se ci guardi dentro, trovi un qualcosa che ti ricorda un momento che hai condiviso con una persona speciale. Ti chiamerà presto. Questo era il messaggio per te. Hai una bella borsa o borsetta piena di tante cose. Se ci guardi dentro, trovi un qualcosa che ti ricorda un momento che hai condiviso con una persona speciale. Ti chiamerà presto. E questo era il messaggio per il lapislazzuli. Ti dico adelante con questa ruota papessa e imperatore. E faccio un po' di ordine qua sul tavolo. Adelante, lapislazzuli. Infinito, suerte per te. Andiamo a vedere il tuo destino da 0 a 100. Vediamo cosa i tarocchi vogliono dirti. A fine stesa ti chiederò di pensare a una domanda per darti una risposta secca con un doppio mazzo di arcani maggiori e poi un messaggio in scrittura automatica. Penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera E. Qui ho tante lettere E. S. R. I.
M, V, qui abbiamo C anche, e lettera A. 4 numeri che potrebbero ricordarti un qualcosa, magari una data, un numero di telefono, oppure li vedi ripetersi spesso, potrebbero essere anche numerini fortunati. 7, 17, 25 e 6. 7, 17, 25 e 6. E adesso parliamo di te, andiamo a vedere questo destino da 0 a 100 per l'infinito. Vediamo un po' chi è l'infinito. Infinito, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Infinito, sei una persona molto ambiziosa, perché lo vedo di qua. C'è ambizione, c'è insomma voglia anche di apparire. Tu potresti anche fare, volendo, un lavoro a contatto col pubblico. Potresti essere comunque un qualcuno che ha una bella grinta, una bella carica, e anche una persona che si sacrifica. Sacrificio indica questa carta, e volontà per quello che può essere il suo lavoro, possono essere delle persone. Qui c'è proprio la volontà di fare, di arrivare, di prepararsi. Questa è una carta che ci parla di addestramento, preparazione. Magari ti piace ballare, o sei un qualcuno che quando ascolta musica balla. Qui potresti essere un ballerino volendo, e anche una persona che sa attendere il momento giusto, non fa le cose a caso. Qua l'infinito, vedi, avevo appena detto che sei un qualcuno. Abbiamo questa carta della stella che è un po' la persona che comunque ambisce, che ha delle aspettative, nonché è lei stessa un qualcuno che brilla come una stella. Infinito, tanta roba qua, e ti dico questo, che è necessario in questo momento, o già lo stai facendo, agire e prendere un po' il toro per le corna, come si suol dire. Questa carta ti dice questo, perché potrebbe essere un momento molto favorevole per portare a compimento dei progetti che tu hai, dei sogni, delle fantasie. È il momento giusto, dicono le carte, e è possibile che tu debba anche fare un viaggio. Qui questa è una carta che parla di viaggiare, scoprire, fare, o che desideri farlo, e ci metto dentro anche la possibilità di un cambio di casa, volendo. È come se non è un cambio di casa, è un viaggio. È come se le carte ti dicessero: è il momento giusto, fallo.
converti i tuoi sogni in realtà. Questo. E poi abbiamo la carta del mago. Questa carta è il mago in questo mazzo molto particolare. Beh, pare essere un po' in linea anche con l'oggettino, che è l'infinito. Sei un qualcuno che potrebbe avere una passione, oppure sei una persona molto spirituale, ti senti connesso o connessa con te stesso e con l'ambiente che ti circonda. Sei qua, ti dicono, parlano di magia, una persona che ha un quid in più, magari con rispetto ad altre, in ambito esoterico, viene da dirti, E vedi, questa carta parla di richiamo, richiamo ad un qualcosa. E io penso che insieme alla carta del mago stia ad indicare un richiamo alla spiritualità. È come se dovesse diventare parte integrante della tua vita. Sai, c'è una frase che dice: la vita non è trovare se stessi, ma è creare se stessi, Vale per te, infinito. Qui questa carta invece indica scintilla divina. È un po' qualcosa di meraviglioso, magico. E è un'energia che tu hai. Mettila a frutto, cioè non nasconderti, sei un artista. Guarda, hai delle doti, una capacità, e tanto che delle volte è come se tu avessi tanti talenti, quindi sei una persona talentuosa, e hai la possibilità di spaziare e ti fermi a pensare e dici: cosa voglio essere io nella vita? Chi devo essere? Ma lo sai bene chi devi essere. È come se tu avessi un dono. Sei padrone del tuo destino. Qui non devo dirtelo io con questa stesa. Il tuo destino da 0 a 100. Sei già tu che lo sai qual è. Delle volte ti senti anche un po' in guerra, con te stesso o con l'ambiente che ti circonda. C'è un qualcosa che ti opprime un po'. È sentirsi un po' in guerra con l'ambiente che ci circonda, o con se stessi. Non capisco il motivo. Ti vedo innamorato o innamorata, infinito. Però ci sono delle scelte da fare. Avevo appena pronunciato la parola innamorato, e questa è una carta che indica che tu sei, a prescindere dalla spiritualità, anche una persona che vive per l'amore, che innamorato o innamorata dell'amore, magari lo stai cercando, potresti essere solo e avere la pazienza di aspettare la persona giusta. Questo mi viene da dirti. E se invece non sei solo,
la persona giusta, potresti già averla trovata e ci vedo amore qua, e anche tanto. Questo è quello che mi hanno detto per te, infinito. Con questa carta ti dico ancora che non devi lasciare che ti portino via ciò che hai conquistato, perché a volte tu potresti avere degli atteggiamenti un po' negativi, magari un po' controproducenti. Sei una persona che ha questo quid in più, mh? E non lasciare che questo qualcosa che ti circonda, che delle volte potrebbe anche metterti un po', se vogliamo, in crisi, ti porti via questo qualcosa di prezioso che ti sei conquistata o conquistato. Presta attenzione al tuo carattere, perché sai che diventa il tuo destino, E questo è quello che mi hanno detto di te, infinito. E adesso vediamo un po' cosa è previsto nel tuo destino. Guarda, per ben 2 volte c'è uscita la carta del mago. Succede sempre nei miei interattivi, Usa i mazzi che vuoi, ma tanto si ripetono. Dov'è andato a finire il mago? Che ce l'avevo qua. E qui. Te lo faccio anche vedere. Qua e qua. Torniamo a noi, qua nel tuo destino. Innanzitutto ti riconfermo che è previsto probabilmente un cambio di casa, perché nuovamente c'è uscita la carta del carro, oppure portare avanti quello che è una tua ambizione. Potrebbe anche essere, volendo, nel mondo dello spettacolo, perché qui c'è un'ambizione, un qualcosa dove veramente tu potrai sentirti un po' una star, ecco. Questo mi viene da dire. E questo è previsto nel tuo destino, e con questo mago hai anche la capacità di farlo, è innegabile. Sui sentimenti ho l'impressione che tu stia tergiversando un po', ti stai un po' barcamenando, forse nell'attesa della persona giusta, oppure l'hai trovata ma non sai come comportarti. Anche perché nel tuo destino ti vedo in coppia, lo vedo di qua. Anche se è possibile che tu possa dover sperimentare comunque qui una sorta di ansia, con questo 9 di spade. C'è un qualcosa con questo 5 di coppe probabilmente che fa parte del tuo passato, che non hai ancora lasciato completamente andare, e penso che qua vediamo se torna oppure se va. È possibile che torni, Nel tuo destino è previsto un ritorno di una persona. Vedi, qua abbiamo un re di coppe, è un po' distrutta questa carta, l'abbiamo scocciato il re di coppe. È previsto il ritorno di una persona che faceva parte del tuo passato, ci vedo i sentimenti.
una comunicazione che avrai, scritta, telefonate, che ti faranno passare questa preoccupazione, questa ansia. Questo è previsto nel tuo destino anche, eh? E sui sentimenti, penso che si tratti di sentimenti, qua riusciamo a prendere un'iniziativa, o ci sarà un'iniziativa che verrà presa con questo asso di bastoni, Qui mettiamo giù le ultime due. Abbiamo un mondo e un 6 di denari, vedi il mondo che si ripete, guardalo qua. Nel tuo destino è previsto andare con questo mondo a trovare veramente la tua dimensione. Qua tu potresti avere in questo destino anche più opportunità. Io intendo, se parliamo di sentimenti, potrebbero anche essere due persone, una nuova e una che ritorna dal tuo passato. Io onestamente sceglierei questa imperatrice, più che il ritorno dal passato, e te lo dico, ti spiego anche il perché. Perché pare che questo ritorno dal passato sia, sotto certi aspetti, anche un po' per convenienza. Con questo 6 di denari, Quindi, se tu sei già in coppia, potrebbe essere che un qualcuno si ripresenta dal passato, andando magari a disturbare un po' quello che potrebbe essere il rapporto bello che hai in questo momento. Differentemente, qua ci parlano di due persone, una che può essere nuova e un'altra che torna dal tuo passato, anche con possibili probabili inganni, perché io ci vedo un po' un ritorno magari per convenienza di un qualcosa. Tanto che nel suo destino l'infinito sarà portato a dover scegliere, dover prendere una decisione fondamentalmente, dicono qua, e la decisione la prenderai e come? Perché la stesa mi finiva con questa carta del mondo e ce l'avevamo già prima, e sarà la decisione giusta che ti porterà a trovare finalmente, con questa carta del mondo, la tua dimensione. Vedendo questo 2 di spade, mi viene anche da dirti che prima o poi non è un giorno della settimana, Quindi in questo destino cerchiamo di arrivare a un dunque, perché mi indicano questo. Re di denari, una certezza c'è qui per te. Chissà perché io ti immagino fare un cambio di casa, che hai già pensato, o lo stai pensando, lo stai immaginando. È come se fosse quella cosa che dici: io non mi fermo qui, la mia vita sarà da un'altra parte. E il mio tutto lo troverò da un'altra parte. Mi viene da dirti questo. E con un re di denari lo troviamo e come, guarda.
questo è quello che è previsto nel tuo destino. Quindi è con la carta del mondo finale trovare la tua dimensione. Mh? E probabilmente anche il vero amore. Mh? Dicono che il vero amore è un po' come i fantasmi, eh. Tutti ne parlano, ma pochi li hanno visti. Penso che valga per te. Sai perché ho detto questo? Perché c'era questa carta. Mh? E adesso ti chiedo di pensare, a una domanda e vado a darti una risposta secca con un doppio mazzo di arcani maggiori, un sì o un no. Pensa alla domanda. Per l'infinito. Vediamo un po' cosa ci dicono per te. L'imperatrice, la temperanza e il mondo. Guarda che roba. L'imperatrice era già uscita qua, il mondo è quello che ha chiuso la stesa precedente. La risposta alla tua domanda è un sì. Mm? E ricollegandomi a quello che ti ho detto prima, penso che tu in questo destino avrai la fortuna di riuscire ad incontrare o a conoscere probabilmente il tuo vero amore. Oppure, se non parliamo di sentimenti, io ho detto conoscere, però in realtà è possibile che ci sia già e che tu lo stia già vivendo questo amore con qualcuno. E se non stiamo parlando magari di sentimenti, è comunque la fortuna di riuscire a trovare la tua dimensione, sia con il lavoro volendo, oppure con una persona. Insomma, sono 3 carte fantastiche, e la temperanza è una carta che ti dice probabilmente non tutto subito, però ci arrivi. Sai, infinito, nulla accade per caso. Tu sarai esattamente dove Dio vorrà che tu sia. Penso che tu mi abbia capita. E adesso ti scrivo un messaggio in scrittura automatica. Vediamo cosa devo dire a te. Per l'infinito. Mm. Considera che ogni volta che devi fare una certa cosa,
Mh. Non è il caso di fare tutti questi preparativi. Mh. Ti vedo sempre fare dei preparativi. Mh. Fallo e basta. Mhmm, alla persona non interessa il contorno, ma la sostanza, il gesto, la tua iniziativa. Il tuo messaggio dice questo: considera che ogni volta che devi fare una certa cosa, non è il caso di fare tutti questi preparativi, fallo e basta. Alla persona non interessa il contorno, ma la sostanza, il gesto, la tua iniziativa. E questo era per te, infinito. Ti dico adelante, con questa imperatrice temperanza e mondo, e vai avanti per trovare la tua dimensione. Adelante, infinito. Quarzo rosa, suerte per te. Vediamo cosa dicono i tarocchi sul tuo destino e a fine stesa ti chiederò anche di pensare a una domanda per darti una risposta secca con un doppio mazzo di arcani maggiori e poi un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Penso che in questo momento tu possa sentirti particolarmente connesso o connessa con la lettera A, T, G, P, lettera C, non so se l'ho già detta, N, T, l'ho già detta, sì, e lettera R. Ci aggiungo anche la F e la V. 4 numeri che possono ricordarti un qualcosa, magari una data, un numero di telefono, potresti vederli ripetersi spesso, magari sono anche numerini fortunati. 13, 62, 76, 16. 13, 62, 76 e 16. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, quarzo rosa, e poi parliamo di destino. Vediamo chi è il quarzo rosa. Quarzo rosa, sei di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci, ma potresti anche essere... io ci vedo un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Chi è il quarzo rosa? Il quarzo rosa è un qualcuno che
potrebbe avere in questo momento, una sorta di un po' un dilemma, no, su una situazione che adesso andiamo a vedere qual è. Guarda come escono. È come se avessi la sensazione che tutto sta come se, tutto sta andando alla rovescia, vedi? Questa carta indica proprio quello. Tutto il contrario di quello che vorremmo vedere. Però questa carta, se la voltiamo così, vedi? Se cominciamo a pensare positivo, le cose vanno nella direzione giusta. Quarzo rosa, quindi è importante anche il nostro modo di pensare quando ci troviamo di fronte a un dilemma. mh? Ti vedo in coppia, quarzo rosa, è come se tu avessi trovato la persona giusta e questo è molto positivo. Abbiamo trovato la persona giusta. Ehm, il quarzo rosa, potresti essere un musicista, un artista, un qualcuno, mhmm, che magari suoni o canti o sei di ispirazione per altre persone. Questa carta significa quello. Mhmm, ma ti vedo su un palco, vedi anche questa. Mhmm, potresti essere un musicista. Hai una voce particolare che agli altri piace, quarzo rosa. Piace ascoltare. mh? Hai la sensazione che tutti ce l'abbiano con te. Vedi, anche questa carta me lo dice. Vediamo tutto al contrario, ce l'hanno con me. Non penso proprio che sia così, eh. Quello che ti dicevo prima, che ha a che fare probabilmente col tuo modo di pensare, questo dilemma, di vedere che le cose vanno al contrario di come dovrebbero andare. È proprio un po' una tua fissa. Scusa, se è come se tu fossi, ehm, proiettato un po' sul negativo anziché il positivo, mh? Non puoi fare a meno di pensare che le cose vadano in una determinata maniera, questo indicano le 3 carte. Te l'ho già fatto vedere prima. Capovolgi il tuo pensiero, e vedi che poi tutto va come deve andare. Il quarzo rosa sente il richiamo verso un qualcosa, vediamo che cos'è. Questa è un po' la carta del sentire il richiamo verso un qualcosa. È come se, questo leggeriamo dopo, tu sentissi di avere un po' una missione importante, una missione in un qualcosa. Può essere nei confronti del mondo o di una situazione qua, qui è come se il quarzo rosa avesse una missione. Poi vediamo nel destino qual è. E ti vedo comunque un qualcuno che, mhmm, probabilmente ha bisogno in questo momento di un punto d'appoggio, di trovare magari un maestro spirituale. Questa è la carta del, maestro, una guida, un qualcuno che un punto di riferimento
dice questa carta, Mm. E sei un qualcuno che ha una grande immaginazione, che mi viene da dirti devi metterla a frutto, nel senso non in maniera negativa ma positiva, cioè immaginiamo, però non immaginiamo le cose così, immaginiamole così. Penso che tu mi abbia capita. Quarzo rosa. Immaginiamole così, con entusiasmo. Questa è una carta, è il matto degli arcani maggiori. E con entusiasmo, è una carta di inizio, di destino, destinazione. Forse quello che ti manca potrebbe essere un po' un punto di riferimento, un qualcuno al quale ispirarti, magari. E probabilmente tu vivi al mare o vorresti andare a vivere al mare. Questa carta mi dice questo. È come se, ecco, il mare potrebbe essere il tuo punto di riferimento. E poi qui c'è una missione, c'è un qualcosa che sei destinato a fare, vuoi fare. E le carte dicono questo. E smettila di pensare che il mondo ce l'ha con te, perché non è così. Devi cominciare a confidare in te stesso, credere in te stesso, nella tua intuizione, e guardare le cose da un'altra prospettiva. È importante, Cosa posso ancora dirti? Vedi, anche questa carta ti dice: affronta queste tue paure, queste difficoltà che ci possono essere, convertendole in un nuovo inizio, un qualcosa di positivo, però per far questo ci vuole entusiasmo. Vediamo il destino cosa ti dice, cosa è previsto nel tuo destino. Cosa c'è qui nel destino del quarzo rosa? Innanzitutto, per risolvere questo dilemma di cui ti parlavo prima, è necessaria la massima attenzione. È necessario, qua parlano che come se tu dovessi stare attento, poi vediamo a che cosa, mettiamo giù altre, e vediamo un po' a che cosa deve stare attento. Ma vedi, a mio avviso loro si stanno ripetendo dicendo che dovresti cominciare a vedere le cose da un'altra prospettiva, essere più positivo, perché con un 3 di bastoni quello che è previsto nel tuo destino, ma che può essere quello che tu già immagini, è una certezza, è una realtà.
Nel tuo destino è previsto avere sicuramente una famiglia, incluso dei figli, o ci sono già. Nel tuo destino è previsto impegnarti qui in un qualcosa, vediamo. È previsto un successo lavorativo con un 8 di denari e un 9 di coppe, qua facciamo proprio festa. Quarzo rosa. Penso che la stesa voglia dirti di convertire un po' questi pensieri negativi in positivi. Dal negativo al positivo. Stai attento con questo fante di spade a quello che tu pensi, a come canalizzi i tuoi pensieri. È fondamentale in questo destino, Ti vedo con una famiglia, ti vedo con un uomo che potrebbe essere di un segno d'acqua, o comunque, essendo un interattivo, non per tutti vale il segno, ma una persona che ti ama. 10 di coppe e un cavaliere di coppe. Tu potresti fare un lavoro che ma ha a che fare, un po' vedere qua, con qualcosa magari io ho la giustizia o il giudizio, dove devi mettere a posto, sistemare, riequilibrare determinate cose. Un lavoro d'ufficio, un lavoro di responsabilità anche, soprattutto di responsabilità. Se in questo momento o ci saranno delle piccole difficoltà economiche, qua ti dicono che con questo 6 di spade ce le lasciamo alle spalle. È possibile che in questo destino le carte ti stiano dicendo che se ci sono delle difficoltà economiche qua, con questo 5 di denari, o sono mancanze di un qualcosa, ce lo lasciamo alle spalle. Potrebbe essere che è adesso che ti senti come questo appeso, o che ti sembra che le cose non vadano né avanti né indietro. Ebbene, in questo destino, in questo 6 di spade andranno avanti, sicuramente. Poi vediamo un po' cosa abbiamo qui. Beh, neanche a farlo apposta, il 4 di bastoni, che è la carta dell'anima gemella, fiamma gemella, lo dico sempre, sull'innamorato. In questo destino tu avrai la fortuna di conoscere una persona molto complementare con te, può essere quella che ci hanno già fatto vedere qui, se c'è già, con la quale ci vedo anche una famiglia con dei figli. E poi mi viene da dirti che gli incontri più importanti
sono già combinati dalle anime, prima ancora che magari i corpi si vedano, prima che si conoscono. Questa è una frase che ho letto, non è mia. E quindi se non la conosci ancora, pare proprio che il tuo destino stia combinando questo incontro o l'abbia già combinato. Cos'è previsto nel tuo destino? Qui questo successo, questo raggiungere qui parlavano di lavoro, no, c'è il 9 di coppe, scusa, l'8 di denari. Sarà una cosa che tu conquisterai da solo. Ti vedo da solo in questa attività che tu fai. Può essere che tu sia o che nel tuo destino sia previsto di aprire un'attività in proprio. Questo ci stanno dicendo. Perché con l'eremita qui questo successo dipende da te e io ci vedo un'attività in proprio, un qualcosa che fai solo tu in questo destino, Cos'altro vedo? Ma qui con questa ruota sicuramente un cambiamento. E un equilibrio ritrovato con un figlio, una figlia se ne hai. È possibile che in questo momento possano esserci dei dissapori con un figlio, una figlia o d'un qualcuno, magari della tua famiglia o più giovane di te. Potrebbe non essere, scusa, mi sono impappinata, non essere della tua famiglia, ma un qualcuno però più giovane di te. Anche un figlio volendo, E con questa carta della giustizia io ci vedo tanto un figlio. Andare a ritrovare un equilibrio nel vostro rapporto. Con un 10 di denari è un qualcuno che ha a che fare con la tua famiglia. E nel tuo destino con questo asso di coppe e 7 di denari ci vedo una conquista. Una conquista di un qualcosa che non è una novità per te con un 6 di coppe. E probabilmente è un qualcosa che già da piccolino o piccolina sognavi di fare. Sognavi di arrivarci. E dicono di sì. Ma qua se il dilemma era riguardo una persona, quello che ti dicevo all'inizio, qui con sto re di bastoni ce lo fanno vedere presente nel tuo destino, Può essere che adesso sia un dilemma per tanti motivi e poi invece sia destinato a far parte della tua vita. Può essere un uomo, una donna. E questo è quello che mi han fatto vedere per te. Quarzo rosa. Nel tuo destino è previsto che tu vada a lavorare
o realizzare un qualcosa, lavorativamente parlando, ma da solo. Questo è un po' il messaggio della stesa, Ed è un qualcosa che forse hai presente quando da piccoli diciamo: "Da grande voglio fare quello." Ecco, penso che tu mi abbia capita. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca con questo doppio mazzo di arcani maggiori. Un sì o un no per il quarzo rosa. Vediamo, per il quarzo rosa. Ne sono uscite 2, prendiamo la terza. La giustizia, il papa e il mago. Beh, parlavo di giustizia che ti avevo già detto che era venuta fuori anche qui. Allora qua le carte ti stanno dicendo che, con rispetto alla domanda che hai fatto, è necessario riequilibrare un po', un qualcosa. Mhmm, il Papa ci parla della scelta giusta, prima si deve trovare un equilibrio, che è la cosa giusta, e dopodiché, con questo mago, intraprendere. Penso che, faccia riferimento a questa domanda che hai fatto tu, quindi troviamo un equilibrio, facciamo la cosa giusta e intraprendiamo. Ed è un sì. E sai, con questa giustizia, forse l'ho già detto prima, ma la vita non è trovare se stessi, ma con questo mago alla fine creare se stessi. Qui ritrova anche un po' te stesso con rispetto alla domanda che hai fatto e poi crea questa cosa che vuoi. Questo mi viene da dirti. È comunque un sì alla domanda che hai fatto. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per il quarzo rosa, vediamo. C'è una persona che tu frequenti, mhmm, vi siete visti o sentiti di recente? Parlate anche di qualcuno, parlate anche di qualcuno. Dice sempre che vuole fare una cosa che poi non fa mai. Mh. Dice sempre che vuole fare quella, poi non la fa mai. Indossa
delle scarpe nere o scure. Mh. Non crederci. Mah, messaggio particolare. C'è una persona che tu frequenti, vi siete visti o sentiti di recente. Parlate anche di qualcuno, dice sempre che vuole fare una cosa che poi non fa mai. Indossa delle scarpe nere o scure, a volte, Non crederci. Questo era il messaggio per te, quarzo rosa. E con questa giustizia, papa e mago, ti dico sicuramente adelante. E con rispetto a quello che abbiamo visto prima di te, ripeto che devi prestare attenzione al tuo carattere, perché poi diventa il tuo destino. Adelante, quarzo rosa. E con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!